Bentornati o benvenuti su questo canale YouTube. Si riparte oggi con il terzo e penultimo video relativo all'esperienza mia e di Dani vissuta presso l'inghiottitoio carsico situato in provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia. Vi faremo ascoltare una sessione metafonica effettuata con un'app non famosa e soprattutto non riconosciuta come valida dalla maggior parte degli investigatori del paranormale. Questa app si chiama Pyre's Spirit Box, ovvero Parapsychology and Investigation Research Society. Dani e io quel giorno abbiamo effettuato varie sessioni con diverse app per capire se effettivamente è vero che le app non funzionano, oppure se avremmo avuto dei veri riscontri. Abbiamo scelto per iniziare delle app gratuite. L'Ecovox lo sperimenteremo in una futura passeggiata insieme. Tutte le app utilizzate si sono rivelate non funzionanti, meno una, la Pyre's Spirit Box appunto. Interessante è il fatto che durante i nostri esperimenti con questa app siamo rimaste deluse perché non abbiamo sentito neppure una parola d'italiano, forse un sì o no ogni tanto. Solo a casa, nel momento in cui ci siamo seriamente messi ad analizzare la sessione metafonica con questa app, abbiamo sentito che le presunte entità ci hanno risposto in italiano. L'app è stata creata da sviluppatori di 3 diversi paesi, Spagna, Regno Unito e India, e precisamente da Spine Paranormal, Soul Seekers UK e Parapsychology and Investigation Research Society India. Gli sviluppatori Javier Sanz e Brian Holloway, per la creazione di 2 banchi di parole della Spirit Box, hanno codificato e sviluppato uno dei più antichi manoscritti dell'induismo, i Veda, e i versi dell'epica battaglia del Mahabharata. Inoltre, il contenuto di questi manoscritti e versi dei banchi, chiamati A e B, è stato invertito per assicurarsi che qualsiasi risposta intelligente si ottiene, e nel nostro caso pure in italiano, può essere considerato un riscontro interessante. Tra l'altro lo smartphone, da noi usato per l'utilizzo dell'app, è sprovvisto di scheda telefonica e la modalità Wi-Fi e Bluetooth è stata disinserita per maggiore sicurezza. Vogliamo aggiungere infine che in questo video, durante la sessione metafonica, si sentono parecchi nomi e cognomi. Nel primo video pubblicato, dedicato all'inghiottitoio, i cognomi non vengono inseriti nei sottotitoli per una questione di privacy, anche perché 2 di essi sono cognomi unici e quindi i militari immediatamente riconoscibili. In questo video invece vengono inseriti sia i nomi pronunciati dalle presunte entità che i cognomi. Questo perché i nominativi sono stati da noi verificati uno per uno e abbiamo notato che non sono unici e quindi difficilmente associabili ad uno specifico militare. Perciò la privacy è garantita. E in più non vi abbiamo mai riferito il luogo in cui si trova l'inghiottitoio per evitare la visita dei vandali. I siti utilizzati per la verifica dei nomi e cognomi sono i seguenti: www.difesa.it nella sezione Caduti in guerra, ed è un sito per trovare i nomi e cognomi dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale, a quale reggimento appartenessero e la data della loro morte. Il sito www.sanitagrandeguerra.it nella sezione Ricerca per tipologia di servizio sanitario è stato utilizzato per conoscere l'ubicazione degli ospedali da campo, sezioni di sanità e ambulanze chirurgiche dal 1915 al 1918. Infine, il sito www.storiaememoriadibologna.it è stato utilizzato per conoscere gli spostamenti dei vari reggimenti dal 1915 al 1918. Prima di lasciarvi finalmente alla visione dell'ultima parte della nostra visita presso l'inghiottitoio, vogliamo concludere con una riflessione. Oggi la gente crede di sapere molte cose, ma non conosce con un'infinitesima parte di ciò che veramente è. E dobbiamo tener presente anche che un bravo scettico non respinge a priori conclusioni alternative. Solo lo scettico mediocre lo fa. Buona visione da Dani e Isotta. Allora, proviamo con la prima. Pyre's.
Stiamo facendo le prove, ragazzi, per sentirvi. Se siete qui e volete stare con noi, parlate dentro qui, dentro queste, non vi fanno male queste lucine, ci fate vedere che ci siete. Ecco. No, ma siete in tanti. Ciao. Scusate ancora un attimo, voglio vedere e capire per quale motivo c'è questo volume così basso. Impostazioni. Allora. Guarda! Siete in tanti, amorevoli. Ciao. Hai visto che ti ho portato nel posto giusto? Sì. Oh, là, adesso speriamo che sia tutto a posto. E Mi piace che vi facciamo compagnia. Non mi piace questo. Sì. Dai. Ma voi state nella fessura? Ho sentito un no. Siete contenti che siamo qui a farvi un po' di compagnia? Ma siete in tanti. Sì. Non mi piace. Preferisco un altro. Scusate, ma stiamo sperimentando, eh. Prima o poi troveremo il modo. Stiamo cercando di comunicare con voi in qualche modo. Oh ragazzi, provate a parlare qua. Ciao. Allora, voi sapete chi siamo noi? sì. Come vi chiamate? Cosa sta dicendo? State ripetendo la stessa cosa? No, siccome non è Ecovox, no? Sì. Non vorrei che... Siete in tanti qui. Allora, scusate, chiedo un attimo il permesso di chiudere. Sono in 6. Hanno detto? Sì, 6. Siete in 6? Che ci fate qui? Volete ascoltare una musica?
Vi va di ascoltare? Vi faccio ascoltare una musica, vi va? Sì? Bene, allora adesso chiudo un attimo E vi mettiamo una e vi musica. mettiamo la musica. Non andiamo via, stiamo qui. Questo terzo video sulla nostra visita presso l'inghiottitoio carsico si conclude qui. Nel prossimo video vi faremo vedere ed ascoltare la musica che abbiamo fatto sentire alle presunte entità presenti, più una sorpresa per le persone interessate al piccolo popolo. Un caro saluto da Dani e Isotta.